Ciao a tutti amici di RRS, Metal Detector e non solo. Con questo video vogliamo rispondere in maniera intelligente ad un commento sotto a un nostro filmato dove illustravamo il programma dell'XP Deus 2, programma Fedino. Ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale e spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora ragazzi, come ben sapete, qualche giorno fa, sotto varie richieste, abbiamo fatto un video dove vi spiegavamo come fare il programma Fedino sull'XP Deus 2. Sicuramente siamo stati poco precisi con le informazioni, tanto che un utente ci ha segnalato i nostri errori. All'inizio questo ci ha fatto molto piacere, perché sbagliare è umano, ma molto presto, come sempre succede in questo mondo malato, ci siamo accorti che l'utente è un noto importatore. Fin qui tutto a posto, considerando che abbiamo spiegato solo un programma e non tutte le funzioni. Abbiamo risposto al commento con le nostre spiegazioni e comunque nel video abbiamo dato un parere imparziale secondo i nostri test in aria e abbiamo lasciato il commento a disposizione di tutti. Non è mai stata denigrata la macchina, anzi è stato detto che in acqua è mostruosa e stabile, sottolineando il fatto che ha ancora bisogno di crescere, ma che comunque è un'ottima macchina e nel test in aria, che come sapete non sono mai realistici, ma danno comunque un'idea di ciò che può fare lo strumento, abbiamo notato rispetto ad altri metal una leggera differenza in profondità in multifrequenza, e ripeto leggera. Non abbiamo pubblicato il video in questione dove il metal in multifrequenza non oltrepassa i 32 centimetri con i target che abbiamo utilizzato per le prove. Non abbiamo neanche specificato che tipo di target sono stati usati e con che metal abbiamo fatto il confronto. Detto questo, il noto importatore ha ben pensato, come dice lui senza polemica, di far fare un video a uno dei suoi team di esperti per far vedere che il Deus 2 oltrepassa i 45 cm in aria, che il programma che stava utilizzando non è il più profondo, quindi come se dovesse andare anche a 1 metro, e che in casa, a causa del wifi, non può alzare la sensibilità al massimo, nonché intitola il video Fake News sostenendo che abbiamo dato notizie false, e per fortuna che era senza polemiche. Il target usato nel test che l'importatore ha fatto è 2 euro, molto conduttivo, di un diametro di 2,6 cm, mentre i target che abbiamo utilizzato noi sono misti, con forme non perfettamente rotonde. Allora, un anello di argento finissimo, una stella di piombo, la parte di sopra di un anello forse di 5 mm di diametro, una fibbiettina e una moneta di acciaio monetale da 20 centesimi, nonché il buono da 1 lira. Nel video che pubblicheremo in versione integrale con tanto di spiegazione dei parametri modificati e dei programmi utilizzati, vi faremo dare il vostro giudizio, che può essere positivo o negativo, ma è un vostro giudizio di persone che non dipendono da nessuno come lo siamo noi. Anche noi in casa abbiamo il wifi, ma avendo fatto la scansione delle frequenze, il metal lo abbiamo stabilizzato e l'abbiamo potuto spingere al massimo. Non siamo esperti. I parametri del Deus 2, ragazzi, sono pressoché identici al primo Deus, quindi modificando la reattività, il filtro del silenzioso, la risposta audio, nonché il volume del ferro e la frequenza, siamo in grado di poter spingere la macchina in profondità, cosa che tutti coloro che hanno il Deus 1 e il Deus 2 possono confermare. Sicuramente il bilanciamento del terreno è ben diverso dal sistema del primo e incide anche sulla profondità, ma su terra, non in aria, dove non abbiamo mineralizzazione. Secondo noi con quei programmi e quei target si è comportato bene e in monofrequenza con gli stessi target è arrivato a quasi 10 cm in più, eguagliando il fratellino Deus 1. Che conosciamo discretamente bene, dato che ne abbiamo avuti 14, quindi io penso di conoscerlo abbastanza bene. E ricordando che comunque in aria il Deus 1 con i 2 euro riusciva a raggiungere i 45 cm anche lui. E ricordiamo anche che comunque più il target è grosso e conduttivo, più il metal riuscirà a rilevarlo in profondità. Da ricordare che la differenza tra noi e l'esperto è che non abbiamo nessun interesse a denigrare o spingere un metal, perché non ci guadagna niente in nessuno dei due casi, non avendo neanche mai nominato con che macchina abbiamo fatto il confronto. Il nostro canale è in crescita, ha più di 7400 utenti che ci seguono perché sanno che siamo seri e che non raccontiamo fesserie. Questo è il bello di essere liberi, come qualcuno asseriva in un suo video, ma non è proprio così a quanto pare.
e non sponsorizziamo i video pagando le pubblicità, cresciamo in maniera naturale pubblicando contenuti interessanti. Detto questo, rifaremo il video del programma Fedino uguale, con le stesse impostazioni che vi abbiamo suggerito, ma spiegando in maniera più corretta le funzioni, così a qualcuno non brucerà più il culo. E sicuramente non consiglieremo mai più persone del genere quando ci chiederanno suggerimenti sugli acquisti futuri. E ora vi lasciamo al famoso programma Fedino, ricordandovi di seguire il canale per vedere il famoso test in aria che abbiamo fatto prima di tutto questo. Naturalmente non l'abbiamo neanche modificato, quindi l'ho Assolutamente montato così no. com'era. Non ho voluto neanche mettere a confronto l'altro metal, ma basta solo il video che abbiamo fatto del test del Deus per farvi vedere la nostra consapevolezza di quello che sappiamo fare. E tutto questo, Presidente, ai commenti. Ecco, allora cominciamo con i pulsanti sopra, ragazzi, servono per modificare i menu come nel Deus 1, tasto più e meno per alzare e abbassare le impostazioni e il tasto pinpointer. Una prolungata pressione del primo pulsante accenderà il metal detector. Farà il suo check. In questo caso noi non abbiamo altre cuffie e quindi utilizziamo la cassa e andiamo a vedere il menu principale. Allora, sul menu principale qui abbiamo la barra del ferroso e del non ferroso, un po' più ingrandita, quasi come nel Deus 1, però il Deus 1 ce l'aveva da una parte, questa invece è più ampia. Abbiamo il target ID, l'indicazione ID del target che ve la dà nel centro. Sopra abbiamo comunque anche la barra ferroso, non ferroso, eccetera, eccetera. E poi abbiamo tutte queste belle opzioni. Qui abbiamo i livelli delle batterie, le frequenze di utilizzo, il ground del terreno, eccetera, eccetera. Ma cominciamo a vedere un po' nel vivo questo Deus. Allora, andando sul tasto delle opzioni, potremo andare a configurare tutta la macchina, quindi potremo andare a configurare l'audio, i programmi per salvarli, l'appaiamento tra la piastra, eccetera, eccetera, e così via. Ma questo lo approfondiremo poi magari un po' più avanti, quando avremo la possibilità di avere un Deus tutto nostro. Adesso vogliamo più che altro accontentare tutti quelli che ci hanno chiesto il famoso programma Fedino. Poi abbiamo il classico menu, che è quello dove andremo proprio a impostare il Deus nelle performance e in tutto quello che concerne la ricerca vera e propria. Abbiamo, ragazzi, i vari programmi, ora ve li faccio vedere un po' al volo. Con i tasti più o meno dalla schermata principale andiamo a modificare tutti i programmi partendo dal generale, sensibile, sensi FT, veloce. Questi tre programmi hanno la base di partenza che è completamente identica, vengono modificate le impostazioni della reattività e di alcune impostazioni audio, ma la partenza è sempre la stessa. Il Park, la modalità profonda, che in automatico seleziona frequenze fino a 14 kHz per avere il massimo della profondità sul Deus, e da lì io vado a fare il programma Fedino. Deus Mono, Oro nativo, Relic per i relitti, il diving, la modalità Beach, Beach Sense e Beach Profondità. E poi ecco, arriviamo al famoso programma Fedino, che ora vi spiego come impostarla. Allora, innanzitutto andiamo sul menu e abbassiamo un po' la sensibilità, giusto per fare in modo che si riesca a parlare senza il metal detector canterino. Programma Fedino impostato così: parto dalla modalità profonda, quindi una modalità che impiega tutte le frequenze impiega alcune frequenze fino alla 14 kHz. Andiamo subito a mettere in atto la sensibilità e con il tasto più la portate a 90-95, eccoci, cercando di tenere sempre il metal un po' canterino, ok? Più il metal è canterino, in questo caso, e più riuscirà ad andare in profondità, magari non troppo canterino, perché dopo non si riusciranno a distinguere più i segnali profondi da quelli falsi. Con lo shift di frequenza riuscite ad andare a modificare le frequenze utilizzate per avere meno disturbi possibili. Potete farlo in manuale con i tasti più o meno, oppure con il pulsante scan. Poi andiamo sul volume del ferro. Allora, il volume del ferro in questo caso è a 3, ma io
lo tengo sempre a 5 perché il volume del ferro aperto nei Deus vi aiuterà a sentire meglio i target che vanno verso il ferro in profondità. La reattività io di solito la tengo molto bassa. La reattività di solito la tengo molto bassa. Se vogliamo avere il massimo della profondità col Deus, la reattività va bene anche a 0 o a 0,5 su terreni puliti. Se invece ci troviamo su dei terreni un po' contaminati, allora a quel punto la reattività passa anche a 2, ma andremo a perdere un po' di profondità. La risposta audio io la tengo sempre a 4, questo perché? Perché la risposta audio è quella che vi dà il segnale profondo, ve lo fa suonare un po' più forte. Se voi alzate troppo la risposta audio, sì, i segnali profondi ve li suonerà un po' più accentuati, però dopo non riuscirete più a capire quando il segnale è profondo e quando il segnale a galla. Quindi consiglio personale è tenere la risposta audio a 4. La discriminazione, ragazzi, sul Deus 2 ha un po' più di funzioni, quindi non è solo la discriminazione. Di solito io la tengo a 6.8 perché non ci interessa scavare anche le monete tipo le 100 lire, quindi io la tengo 6,8. Sarebbe da portare meno 6,4 per avere proprio il Deus completamente aperto e avere quel pizzico in più di spunto in profondità. Con il pulsante Expert andiamo nel sottomenu della discriminazione e qua troviamo i toni, il filtro per i tappi di bottiglia che lo teniamo a 0, il notch naturalmente spento perché a noi non serve. Il notch è un filtro che serve per eliminare alcuni tipi di target, ma vi sconsiglio vivamente di utilizzare il notch. Il silenzioso è un filtro per i crepiti del ferro in profondità. Per coloro che vogliono scavare e avere il massimo delle prestazioni, consiglio di tenerlo spento. Da test fatti anche sulla prima versione del Deus, il filtro del silenzioso incideva abbastanza sulla profondità massima del metal detector. I toni, io di solito tengo i 3 toni, non mi interessa usare modalità diverse. E con la freccia si torna nella modalità di prima. Quindi questo è il programma Fedino. Il tasto alla destra serve per fare i bilanciamenti, il Deus ne ha davvero tanti, quindi c'è la solita modalità tracking, il ground stability, il grab, e sono funzioni insomma un po' più da visionare sul dettaglio. Nelle opzioni, ragazzi, quando avete impostato il programma come più vi piace, quindi a questo punto nel programma Fedino ci manca solo da alzare la sensibilità a 95 o anche a 97, sentite che è canterino, però comunque eccoci 98, guarda, addirittura 99. Una volta alzato tutto andiamo nelle opzioni, andiamo sui programmi, salviamo, nome programma, come vedete Fedino, salviamo ed è a posto. Questo è quello che c'è da sapere sul Deus 2 per avere il massimo delle performance in profondità. Ok, allora abbiamo un metro XP Deus 2, facciamo un piccolo confronto con questi oggetti qui, argento, App monitor, buono da 1 lira, una vittorina piccola, questo che è il sopra di un anello con la perla e una stellina militare. Accendiamo il Merendeus. Poi facciamo la rimozione dei disturbi. Programma 15 modificato da me con discriminazione 6,8, sensibilità 99, lo portiamo un po' più, ok, 96, anzi lo portiamo al massimo, 99,
shift a 1, reattività, volume ferro a 5, reattività 0 ragazzi, discriminazione 6,8 e risposta audio a 4. Nell'expert la discriminazione, bottle K0, notch spento e silenzioso a 0. Ok, quindi questo è per il massimo delle prestazioni. Anello d'argento, sui 30 cm, Acmonital 20 centesimi, libertà librato, sui 29, monetina di Vittorio Emanuele, $28, buono da 1 lira, 32, stella militare in piombo sui 30 e il coso dell'anellino qua che è piccolissimo, sui 20 cm. Il risultato massimo si ottiene con la monetina sui 32 dall'Italia, buono da 1 lira. Più o meno siamo tutte sui 30 cm. Naturalmente quelle che ho fatto vedere prima, il test che ho fatto vedere prima è un test fatto con la multifrequenza della modalità profonda. Allora, conoscendo comunque i soggetti, perché quando si tocca il Deus c'è una branca di invasati che ti danno sempre contro, ho deciso di fare anche con il Deus mono, che secondo me è il più performante ancora oggi, come nel Deus 1. Quindi vado sul mono, discriminazione la lascio così, vado nell'expert, lascio i 3 toni, noce spento, silenzioso lo porto a 0 come faccio con tutti i programmi, torno fuori, la sensibilità la porto al massimo se riesco, ok. Frequenza invece che 17 diamo un po' più di profondità, la portiamo a 7,5 per avere il massimo della spinta. Si può portare anche più bassa, ma non sono masse grandi, quindi da 7,5 a 13 va bene. Ecco, seleziono la frequenza 11,3, perfetta. Volume ferro come prima lo portiamo a 5. Reattività la porto il più bassa possibile perché voglio che il metal abbia il massimo della spinta. Risposta audio a 4. Direi che abbiamo modificato tutto. Naturalmente se c'è qualcuno che ha qualche consiglio ulteriore oltre a quelle prove che abbiamo fatto noi da darci, è sempre ben gradito e saremo lieti di rifare il test. Come avete visto prima, la multifrequenza arrivava ad un massimo di circa 30 cm, non li superava veramente di poco. Quindi ora proviamo la monofrequenza. E come immaginavo, la monofrequenza è tutta un'altra roba. La monofrequenza va a recuperare
il gap che c'è. Ok ragazzi, questo è il risultato della monofrequenza. Quindi come potete ben vedere la monofrequenza in questo caso ha uno spunto in più rispetto a quello che abbiamo provato con la multi, usando target di piccole dimensioni. Da questo test si evince che la monofrequenza ha qualcosa in più rispetto alla multi e comunque un'ottima spinta. Ecco fatto ragazzi, in questo video come potete ben constatare non c'è nulla di fake come ci hanno additato, giusto? Assolutamente. Tutto quello che è stato fatto e detto sotto i commenti del primo video del programma Fedino era frutto di quello che comunque abbiamo testato in casa con 5 wifi, perché noi abbiamo le connessioni wifi abitando in condominio, sono 5. I test che sono stati fatti facendo ben vedere tutti i programmi e anche tutte le impostazioni che sono state cambiate. Abbiamo cercato di utilizzare due programmi, quindi il programma Mono e il programma Profondo, per avere il massimo della profondità dal Deus. Ci è stato detto che comunque non era il programma più profondo. Vabbè, noi non siamo esperti utilizzatori del Deus 2, ma il Deus 1 lo conosciamo molto bene. Inoltre ci è stato anche spiegato che il metal arriva a certe profondità senza neanche tener conto del fatto che noi abbiamo utilizzato dei target molto più piccoli e come molti sapranno più il target è piccolo meno si riesce a far sì che il metal arrivi a rilevarlo a distanza. Quindi niente, detto questo ragazzi, secondo il nostro punto di vista qualcuno ha perso l'occasione di stare zitto anche questa volta. Noi ci siamo sempre, per qualsiasi cosa potete chiedere tutto quello che possiamo aiutare, siamo qui per questo, giusto? Assolutamente ragazzi, se avete qualche consiglio da darci per fare ulteriori test, noi siamo qui volentieri ad ascoltarvi, naturalmente, come che diceva, senza polemica, giusto? Detto questo, noi siamo RS non solo, non dipendiamo da nessuno e quando dipendiamo da qualcuno in alto c'è il logo Nomads. Nomads, capito? Con questo vi salutiamo, vi ringraziamo di seguirci e per qualsiasi cosa commentate senza polemica. Senza polemica. Ciao. Ciao a tutti.